L'errore di questo processo nasca dal fatto che io sono stato prima arrestato e poi hanno cominciato a cercare le prove per il mio arresto e per condannarmi. Non le hanno trovate e allora è diventato un teorema il mio processo. Si paragona a Enzo Tortora, parla di un processo illogico e senza una prova. Ottaviano Del Turco, dopo la condanna in primo grado a 9 anni e 6 mesi nel processo sulle presunte tangenti nella sanità privata abruzzese. L'ex governatore ricorda come la procura, nonostante anni di indagine e numerose rogatorie internazionali, non abbia trovato alcuna traccia dei 6 milioni che avrebbe ricevuto da Vincenzo Angelini, ex boss della sanità privata abruzzese, in cambio di favori alle sue cliniche. Lo stesso Angelini, personaggio controverso e grande accusatore di Del Turco, è stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione. L'ex governatore si dice vittima di una vendetta per i tagli che la regione stava effettuando ai danni delle strutture di Angelini. È una sentenza che conferma l'esistenza di un grande problema che si chiama giustizia in questo Paese, perché siamo di fronte ad un potere della magistratura inquirente contro il quale nessuno è in grado, nemmeno il più potente esercito di avvocati, più intelligente esercito di avvocati, di poter dimostrare che siamo di fronte a un errore giudiziario. All'epoca degli arresti l'allora procuratore capo Trifuoggi parlò di un mare di prove, ma alla fine ci si è invece dovuti accontentare di un processo indiziario. Da qui molte polemiche anche per il conseguente ribaltone politico sul governo regionale, polemiche a cui oggi si risponde così. Guardi, le campagne mediatiche purtroppo non sono state contro la tesi dell'accusa, questo è sempre ammissibile. Quello che è inammissibile è che ogni tanto qualcuno annunciasse pubblicamente, fruendo di mezzi di informazione particolarmente penetranti, annunciasse che l'inchiesta era stata archiviata, che gli imputati erano stati assolti contrariamente al vero. Questo è l'unico dispiacere. Roberto Tallei, Sky TG24, Pescara.